Dicono che ci sia una navetta persa nello spazio profondo, così lontana da ogni rotta conosciuta che persino le stelle sembrano dimenticarsi di brillarle accanto. Non risponde a nessuna frequenza, non manda segnali, eppure ogni notte qualcuno sogna di volare con lui. L'astronauta non ricorda più quando ha lasciato la Terra. Forse non l'ha mai lasciata davvero. Forse la Terra è ciò che sogna lui. Fluttua nella navetta silenziosa tra moduli lucenti e vetri che riflettono un cielo che non cambia mai. Ogni giorno registra dati, ogni giorno legge i manuali. Ogni giorno guarda i pianeti che non può raggiungere. Ma è la notte il momento in cui tutto prende vita. Perché la notte la navetta si illumina, un segnale si attiva, invisibile ai radar ma visibile, ai sogni. Ogni notte l'astronauta si collega con la mente di uno sconosciuto addormentato sulla Terra. Non sa chi sarà, non sa cosa troverà, sa solo che, per quel breve viaggio, non sarà solo. Quella notte fu il sogno di un bambino a raggiungerlo per primo. Il bambino volava su un aquilone fatto di libri, rincorrendo una luna che cambiava forma. L'astronauta gli porse la mano e insieme attraversarono anelli di Saturno che cantavano come campane di vetro. La notte seguente fu una donna anziana, sognava il suo giardino d'infanzia, ma i fiori avevano smesso di sbocciare. L'astronauta le mostrò un pianeta dove ogni pensiero gentile diventava fiore. Quando si svegliò, sentì ancora il profumo sul cuscino. Ogni sogno era diverso. Un adolescente che non parlava più con nessuno, un uomo che aveva paura di addormentarsi, una ragazza che si sentiva invisibile. A ognuno l'astronauta mostrava un frammento dell'universo. Una nebulosa che sembrava ridere, una cometa che lasciava parole gentili al suo passaggio. Una stazione abbandonata, piena di lettere mai spedite, non dava risposte, solo presenza, solo viaggio, e in cambio riceveva sogni. Ne conservava la traccia in piccoli cristalli trasparenti che si formavano ogni volta che qualcuno si svegliava con un respiro più lieve. Li teneva in una scatola senza serratura, accanto al suo cuore. Quando ne aveva troppi per contarli, li lasciava andare fuori dal portello e loro galleggiavano nello spazio come luci tra le stelle. Una notte il collegamento fu diverso, una mente turbata, rumorosa, un sogno in pezzi. L'astronauta si trovò in un paesaggio grigio dove tutto era silenzio, ma un silenzio pieno di urla non dette. C'era qualcuno seduto su una panchina vuota, con gli occhi chiusi e le mani strette intorno a un ricordo. «Sei reale?» chiese quella voce, quasi senza speranza. L'astronauta non parlò, non aveva mai avuto bisogno di parole. Si sedette accanto a quella persona sconosciuta, non per spiegare, ma per esserci. Il sogno si trasformò lentamente. Non diventò un cielo azzurro né un miracolo, solo leggermente più chiaro. Alla fine quella mente si svegliò con una lacrima in meno rispetto alla sera prima e l'astronauta rimase a guardare il cristallo che si era formato tra le sue dita. Era più pesante degli altri, più vero. Fluttuò fino al finestrino della navetta. Lì fuori l'universo sembrava ascoltare. L'astronauta non sapeva se sarebbe mai tornato, non sapeva se il suo corpo era ancora vivo o se era solo un sogno lui stesso. Ma finché ci fosse stato qualcuno sulla Terra pronto a chiudere gli occhi e sperare di non essere solo, lui avrebbe risposto. Avrebbe viaggiato da sogno in sogno, portando silenzio che cura, immagini che parlano più delle parole e una presenza che non chiede nulla in cambio. E così, stanotte, se chiudi gli occhi e ti senti fluttuare, se sogni stelle che sussurrano o cieli che ti sorridono, forse lo hai incontrato anche tu, l'astronauta dei sogni. Non svegliarlo, non chiedergli da dove viene, basta sapere che c'è.
e che, finché i sogni continueranno a cercarlo, lui continuerà a rispondere: buonanotte. Che la tua notte sia leggera come il vuoto, profonda come il silenzio dello spazio e dolce come chi ti accompagna senza che tu lo sappia.